tutte le opere di Edizioni Prismatics. Siete curiosi di scoprire la trama, i disegni, il mio commento? Bene, questo è il video che fa per voi. Ciao a tutti e benvenuti su Fiore di Ciliegio, io sono Elisa e appunto oggi vi mostrerò tutti i fumetti editi Edizioni Prismatics. La casa editrice è creata da Giada Romano, lei stessa un'autrice. È un video registrato in due tempi, quindi tra un attimo mi vedrete vestita truccata diversa, perché appunto oggi è un altro giorno, io sono l'Elisa del futuro. Questo perché il video doveva essere legato a un'iniziativa del team Prismini, iniziativa che però è stata rimandata al futuro. In ogni caso delle opere vi ho parlato, ho piacere di condividere con voi queste cose e quindi vi beccate il video. Ma ne approfitto per dirvi che il team Prismini è un progetto creato da me, Frank e Sue. Già ci avete visto all'opera qualche mese fa, il live proprio con Giada Romano, ma dopo quella volta dovevamo proseguire con altre realtà, altri autori, altre case editrici. Idea che è stata rimandata a lungo, ma abbiamo ripreso in mano proprio adesso. Non ci fermeremo a Prismatics, parleremo di tante altre cose, insomma, in generale di fumetto italiano. E quindi per saperne di più, ma anche per rimanere sempre aggiornati, vi lascio in descrizione tutti i social del team Prismini. E adesso vi lascio al resto del video, buona visione! Ora vorrei parlarvi in breve di ogni opera Prismatics, perché le ho tutte. Forse saprete già che io collaboro con loro, ma questo significa che da loro non ho visto un euro, né ho preteso di vederli e non ho ricevuto opere in regalo. Questo per mettere in chiaro che non ci guadagno assolutamente niente né a parlarne né a parlarne bene. Prima di tutto però ti comunico il codice sconto Team Prismini da inserire nel carrello per vedere ogni tuo ordine trasformarsi in una magia di risparmio. E poi la spedizione costa 1,50 euro, non so se mi spiego. È la più economica, io ho sempre scelto quella, non è mai successo niente. Ma potete anche ordinare dalla vostra fumetteria di fiducia. Opere Prismatics e partiamo con Riflessi di luce di Giada Romano. È la storia di Luce, una ragazza che sogna di diventare fumettista, ma a causa della sua situazione familiare è costretta a mettere da parte il suo sogno e lavorare. Lei è un personaggio molto chiuso che critica gli altri per molte cose, ma aspettatevi un cambiamento e aspettatevi la romance. Inoltre a un certo punto tira fuori dei temi pazzeschi che rendono tutto molto più serio e in certi casi anche angosciante, ma soprattutto lasciano in sospeso con l'ansia di scoprire cosa succederà. Temi che cambiano l'intera concezione dell'opera che per me si è rivelata una vera sorpresa. Inoltre i personaggi hanno questo stile emo punk, se siete cresciuti quando erano in voga queste mode sarà un salto nel passato, altrimenti se per voi sarà una cosa del tutto nuova sarà un viaggio all'interno del mondo degli adolescenti di qualche anno fa. I personaggi sono tutti molto realistici, interessanti e malgrado le apparenze hanno tutti i loro problemi, in certi casi molto seri. A partire da quelli della protagonista, Luce, che non capiamo all'inizio, ci vengono rivelati man mano. Non ti piacciono i disegni? Dopo il primo volume evolvono e sul sito di Prismatics puoi trovarli tutti insieme scontati, quindi buttati, che è morbido. Anedonia di Martina Masaia, autrice di Giacinto e di tante altre cose belle. Un'opera particolarissima che attraverso il personaggio della protagonista e del suo stato d'animo ci fa fare un viaggio introspettivo, trattando di un tema che in qualche modo ci tocca a tutti. Perfetto regalo di Natale per i vostri amici depressi, ma anche per chi potrà apprezzare questo stile di disegno molto onirico, quasi da libro illustrato. Si tratta infatti di un esperimento e io penso che sia riuscito benissimo. Le stelle brillano per tutto il tempo della loro vita, però intorno a loro non c'è niente. È così importante brillare, e per cosa esattamente? Anche le stelle prima o poi si spengono. In un mondo dove solo le stelle sembrano esistere illuminando l'oscurità che le circonda, una di loro, pervasa da un senso di vuoto, viene inghiottita da un buco nero che le si apre nel petto. Guarda qui l'albo di un'altra casa editrice a 18,90 euro. E guarda qui Rolf, 12 euro. Non puoi aspettarti le edizioni lusso cartonate della Bao da 20 euro, ma nemmeno dirmi che 12 euro per questo malloppone a colori non li vale. Non prendiamoci in giro. Rolf di Angelo Rauso, autore emergente. È un'opera dallo stile unico, ambientata in un villaggio vichingo che si trova in pericolo. Quindi il protagonista, Rolf, appunto, intraprenderà un viaggio per trovare un modo per salvarlo. È un mix di comicità, no sense
e follia, che stupisce a ogni pagina e si rivelerà imprevedibile. Decisamente una bellissima esperienza di lettura. Nello stesso formato c'è La famiglia Bacchery di Maria Rosaria Gentile, anche lei emergente. Ci racconta di due ragazzi che hanno uno una famiglia soffocante e l'altra una famiglia distaccata. Il volume è pregno di situazioni adolescenziali che continuano a stupire. Personaggi rappresentativi per ogni tipo di corporatura e appartenenti alla comunità LGBT. E si incentra per iniziare sulla famiglia di Tomás, così protettiva da essere soffocante, ma soprattutto che viene soffocata dal personaggio della nonna, che detta legge in modo rigido e senza pietà. Ma abbiamo anche la sua amica, Annabeth, con la sua situazione opposta, una famiglia distante che quasi la lascia da sola e non la capisce. E quello che fanno ha dell'impossibile, lo scoprirete voi nella lettura, che sarà sicuramente coinvolgente e sorprendente. Anche lui un bel malloppone. Whisper di L'Ariel, autrice emergente anche lei, ma lo sono anche i prossimi, quindi non lo ripeto più, ci racconta una storia tra lo shoujo e il josei, con un alone di mistero e tutto questo non detto che pian piano viene a galla. Sara, la protagonista, si trasferisce da sola nella città dove passava l'estate da piccola, dove ritrova gli amici d'infanzia. Ma qualcosa sembra cambiato in Fred, il ragazzo per il quale aveva una cotta e per cui questi sentimenti si stanno riaccendendo. Pulvis Nova di Giorgia Sulpizzi, shonen fantasy nel quale la protagonista, Mika, parte per un viaggio che la porta lontana da casa, verso l'indipendenza e la conoscenza di nuovi amici. Potrebbe sembrare una storia classica, ma è piena di elementi totalmente originali, che ci lasceranno a bocca aperta, e poi ci sono tanti temi interessanti, che si svelano man mano rendendo l'opera pregna di significato. Malgrado normalmente non sia il mio genere, questa è un'opera che ho apprezzato moltissimo. Mi ha stupita e mi ha riempita di aspettative sul seguito che non vedo l'ora di poter leggere. Ha qualcosa di innovativo e geniale. Lolita Dream di Valeria Passarelli. Josephine è una ragazza carinissima che veste in stile Lolita e cura moltissimo il suo aspetto. Vive in una grande casa e sembrerebbe che abbia tutto, ma non è così. È innamorata di un compagno di classe che però ha già la ragazza, ma malgrado questo Josephine decide che farà di tutto per prenderselo. Ebbene sì, il suo aspetto tenero nasconde invece un carattere malvagio che a noi viene rivelato subito, ma gli altri non conoscono. Inoltre anche qui abbiamo un sentore di temi interessanti che vedremo dopo e che non vedo l'ora di scoprire. E questo è tutto per ora perché ci sono altre due opere in uscita proprio in questi giorni. Mi incuriosiscono moltissimo, uno è uno shoujo romantico fantasy, l'altro è un horror, quindi è decisamente fuori dalla mia comfort zone, ma gli darò un'opportunità. Rieccomi per i saluti, io spero che il video vi sia piaciuto, vi sia stato utile magari per scoprire queste opere, per scoprire la casa editrice nel caso in cui non la conoscevate. Di sicuro riparleremo di queste opere un po' più nello specifico, se qualcuna vi interessa particolarmente voi ditemelo nei commenti così magari gli darò la precedenza. Vi ricordo di venirci a seguire sui social del Team Prismini per non perdervi tutte le iniziative legate alla promozione del fumetto italiano e se avete già letto le opere di cui vi ho parlato vi invito a lasciarmi il vostro parere nei commenti. Detto questo vi saluto, vi invito a fare le solite cose, quindi mettere mi piace, commentare, condividere il video per far conoscere tutti questi bei fumetti anche ai vostri amici e iscrivervi che siete i benvenuti su Fiori di Ciliegio. Vi saluto e se vi va mi trovate sempre qui con un prossimo video.